Ciao a tutti ragazzi, sono Vittorio FGC e benvenuti a questo video speciale di Halloween, in cui oggi vi porterò una creepypasta, che immagino che probabilmente, se conoscete i videogiochi, probabilmente avrete sentito parlare delle creepypasta, e oggi porto Crash Bandicoot Creepy Version. Prima di iniziare, però, vi metto un avvertimento, ovvero che i contenuti di questo video potrebbero spaventare o snervare persone facilmente suggestionabili. Quindi la visione di questo video è sconsigliata ai deboli di cuore. Fine premessa, cominciamo! Per il mio 16° compleanno, mio padre mi regalò una console, la cara e vecchia PlayStation. È un regalo bizzarro da fare, vista l'età che questa console ha ormai raggiunto, ma io e lui sapevamo benissimo il motivo di questo regalo. Qualche anno prima, quando ero ancora un bambino, mi regalarono questa console, ma dopo poche settimane di continuo gioco si ruppe. Avevo fatto il record di velocità e i miei genitori erano un po' arrabbiati perché a quel tempo, con la crisi, avere quella console era davvero un pregio. Certo, non un pregio per il portafogli, ma la PlayStation, la prima versione, è secondo me la migliore. È da lì infatti che è nato tutto, con una grafica da paura per quei tempi. L'indomani mi recai in un negozio di elettronica in cerca di un videogioco, ma fui sfortunato. La PS1 era talmente passata che oramai eri già fortunato se trovavi in vendita un gioco per PlayStation 2. Cercai a lungo, ma la fortuna non mi assisteva, per niente. Dunque andai via un po' triste, perché avevo moltissima voglia di rigiocare con quella carissima console e magari giocare nostalgicamente a Crash Bandicoot, il primo capitolo. È il mio gioco preferito ancora oggi. Poi però accadde l'inaspettato. In un mercatino dell'usato vendevano ancora giochi vecchi per SNES, Game Boy, Nintendo 64 e PlayStation. Quanto vorrei non averlo scoperto, ma quel giorno comprai a prezzo imbattibile il gioco di cui parlai poco fa, Crash Bandicoot. Ma ben presto mi pentii di averlo acquistato. Forse avevo una versione hackerata da qualche pazzoide, ma comunque il gioco non era normale, e per certo il gioco originale non era affatto così. Ma ora vi racconto, passo dopo passo, ciò che mi è capitato. Una volta collegati tutti i cavi della bellissima console grigia, ci misi il disco di Crash Bandicoot. Non era un CD originale, era solo un comune dischetto cromato, con scritto sopra il nome del gioco in pennarello indelebile, anche se un po' sbavato, ma non me ne fregò più di tanto. Avevo tanta voglia di rigiocare a quel gioco in memoria degli anni passati, a divertirmi col Bandicoot tutto rimbambito. Dunque, la schermata iniziale partì. Crash Bandicoot. Apparve questa scritta in alto, con le scritte inizia, carica partita, password e opzioni. Si vedeva tutto in bianco e nero stranamente. Infatti tutti i cavi erano ben collegati e la mia TV era nuovissima. Forse si trattava della versione NTSC, quella americana per intenderci. Nota: le versioni americane NTSC non sono pienamente compatibili coi dispositivi PAL europei. Era una vera seccatura, ma vabbè, erano solo piccoli dettagli secondo me. Comunque, anche se erano passati vari anni dall'ultima giocata, ricordavo benissimo che l'amichetto arancione doveva arrivare, sbattendo la faccia nella telecamera, ma non arrivò. Era ancora tutto bianco e nero. C'erano il titolo e le opzioni, ma Crash continuava a risultare assente. Sapevo che se aspettavo un po' di tempo nella schermata del titolo senza fare niente sarebbe partito il filmato iniziale. Ma passarono 5 minuti e non ci furono né l'ombra di Crash né del filmato. Dunque feci partire il gioco, molto scocciato. Poi accadde l'inaspettato.
Il gioco era già partito a un livello molto distante dal primo, anzi, uno della terza isola, uno degli ultimi livelli. Nella schermata di caricamento del livello, infatti, c'era scritto Fumbling in the Dark. Cosa? Già in questo livello? Pazzesco. Non penso sia un bug, e per una terribile coincidenza, ora lo schermo era a colori. Dunque, il livello partì normalmente. Crash nel castello di Cortex, in un livello al buio, in cui dovevi servirti della luce della maschera di legno, Aku Aku. Dunque, feci ciò che dovevo fare. Andai avanti col livello, anche se ero basito. Sapevo che era una versione scadente, ma questi non erano bug, o perlomeno ce n'erano troppi. Comunque, nel corridoio di pietra buio pieno di ornamenti, quadri, scudi e tappeti, balzai sulle piattaforme volanti mentre ammiravo i quadri. C'era sempre quello sbruffone di Cortex, fino a quando un quadro diverso, stranamente. Ma la cosa che mi incuriosiva di più era il contenuto. C'era qualcuno o qualcosa impiccato. Era Crash. La Naughty Dog non avrebbe mai potuto inserire nel gioco una robaccia simile. È disgustoso. Colui che mi ha venduto il gioco era un truffatore, o perlomeno quello che ce l'aveva prima era un uomo crudele che l'aveva modificato. Andai avanti. I quadri si facevano sempre più agghiaccianti. Ora non c'era più Crash impiccato, ma donne e uomini squartati, lacerati, massacrati, decapitati. Avevo 16 anni, ma devo ammettere che ero un po' impaurito, ma anche arrabbiato. Se l'avessi avuto un bambino piccolo, questo gioco gli avrebbe fatto un bruttissimo effetto. Comunque, stranamente non c'erano più maschere di Aku Aku, ciò equivale a zero luce. Che cosa potevo fare? Andare nel buio come un sonnambulo? E se fossi caduto? Ben presto vidi qualcosa laggiù, poco più avanti nel livello. Una lucina piccola. Mi avvicinai. Si spense. Sentii solo una voce sommessa. Buh! Il gioco si resettò automaticamente. Cos'era stato? Qualcuno aveva parlato nel gioco facendo quel piccolo verso che non riconoscevo. Non lo attribuivo a nessuno dei doppiatori che facevano le voci dei personaggi. Ero pietrificato. Qualcuno che si è divertito a modificare il gioco mi sta lentamente rovinando l'adolescenza e mi sta seriamente facendo impaurire. Ma quando il gioco partì, vidi che Crash arrivò. Sperai che venisse a salutarmi, sbattendo quel bel visetto sulla telecamera. Tempo fa mi faceva molto ridere. Ma appena arrivò davanti alla mia visuale, mi resi conto che non c'era nulla da ridere. Crash aveva un volto triste e non faceva altro che fissarmi con i suoi occhi vuoti. Cercai di far partire di nuovo il gioco premendo su Start, ma non ne voleva sapere di partire. Premetti dunque Load Game. Con mia sorpresa vi era un salvataggio, semplicemente chiamato F. Che diavoleria era mai questa? Avviai rapidamente il file di salvataggio, ansioso di scoprire cosa avrei visto stavolta. Il gioco mi catapultò immediatamente nel livello della prima isola col fiume, Upstream. Era uno dei miei livelli preferiti, ma pensai che quel bastardo avesse modificato anche esso. Se al livello oscuro di prima c'era la musica, qui invece era più strana. So che cambia livello dopo livello, ma la musica di Upstream me la ricordo benissimo, e non era affatto in quel modo. Ben presto scoprì che era riprodotta al contrario. Ero terrorizzato. Anche il livello doveva essere fatto al contrario, e le piante carnivore non volevano farmi niente, nemmeno i piranha. Se andavo in acqua venivo velocemente trasportato nel punto in cui ero prima. Sembrava che il gioco non volesse farmi morire. Dunque andai avanti. L'acqua iniziò a diventare pian piano rossa. Si riferiva sicuramente a sangue, ma questo non mi sorprese più di tanto ormai. Arrivato alla meta, vidi solo organi,
Cuori, polmoni, fegati, cervelli, ma soprattutto tanto sangue gocciolante. Immediatamente Crash morì. Avevo 99 vite, ma quando Crash morì mi ritrovai subito a zero, come se avessi perso immediatamente tutte le mie vite. Comparve Cortex che inseguiva Crash, come faceva di consueto nella schermata di Game Over, ma questa volta c'era scritto You died. Sei morto. Ok, questo mi aveva seriamente colpito. Una terribile sensazione di gelo mi attraversò la schiena, arrivando alla nuca fino a farmi rizzare i capelli. Riavviai il gioco. Crash venne più triste di prima e come al solito alla schermata iniziale non c'era nessuna musica. Provai di nuovo ad avviare il gioco su Start, ma anche questa volta non successe nulla, quindi optai nuovamente per Load Game. Era apparso il salvataggio U. Lo caricai. Il gioco stavolta mi portò a Insanity Beach, il primo livello della prima isola. Andai avanti dunque. Notai che Crash non aveva né scarpe, né gambe, né piedi. Era come se levitasse nell'aria. Comunque, alla fine del tragitto sabbioso, c'era una figura. Non potevo crederci. Era il nuovo Crash, quello dei Titani. Ricordavo che la Universal Interactive aveva ceduto i diritti di Crash alla Radical Entertainment, che aveva creato questo nuovo Crash. I due si guardarono in faccia. Quello dei mutanti era bello sorridente, ma il mio personaggio era assai triste. Non aveva più le pupille. All'improvviso il gioco crashò e si riavviò da solo. Volevo sapere cosa cercava di dirmi quello che aveva hackerato il gioco. C'era sicuramente un messaggio. Alla schermata del titolo non c'era la musica, ovviamente. Era di nuovo in bianco e nero. E Crash arrivò dopo 2 lunghi minuti. Zoppicava, era lento, aveva il viso sfregiato, ricoperto di sangue, e stava piangendo, deglutendo molto rumorosamente. Questa volta non ho perso tempo e ho premuto direttamente su Load Game. Apparve un altro file, N. Lo aprì e mi ritrovai contro Koala Kong. Non eravamo nella solita miniera, ma in una vera e propria arena. Il cielo era rosso e come sfondo si potevano vedere dei cadaveri. Dopo che lo avevo battuto, il gioco lampeggiò. Mi fece tornare immediatamente al titolo. Crash era disteso a terra, sulla sabbia. Era morto. Cacciai una lacrima, iniziai a piangere e vidi i salvataggi. Trovai un nuovo file. K. Era sicuramente un messaggio. Ci pensai su per qualche minuto prima di caricare il salvataggio. All'inizio c'era la F di Fumbling in the Dark, poi c'era la U di Upstream, dopo c'era la N di Insanity Beach e infine la K di Koala Kong. Insieme formavano la parola funk, paura, panico. Ma non era l'unico messaggio. Perché Crash è morto mentre quello nuovo è vivo e vegeto? Aprì il file K, schermata nera, seguita da un filmato. C'era il nuovo Crash tatuato che strappava gli occhi di quello vecchio e lo massacrava. Scene di sangue, solo scene di sangue continuo. Penso di aver capito la morale. La Radical ha sostituito il vecchio Crash con uno nuovo, insieme agli altri personaggi. La serie è rovinata. Questo era il messaggio del matto, che ora non considero più così. Secondo me, lentamente, il vecchio Bandicoot se ne sta andando e uno nuovo lo sta sostituendo. Volevo sapere l'indirizzo di quel matto, stringergli la mano e congratularmi con lui. Forse aveva ragione. Con questo il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, cliccate sulla campanellina per non perdervi i miei futuri video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi, a presto!